Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera e buona domenica qui dalla radio. Lo so, dovevano essere le pagelle, ovviamente dovevano esserci le pagelle di Milan-Fiorentina che finisce 1-0, ma con tutta onestà non me la sentivo di fare le pagelle di una partita dove i voti dei singoli rischiavano di essere praticamente molto simili uno con l'altro, se non qualche eccezione in positivo o al massimo in negativo. Mi è sembrato più giusto fare oggi l'editoriale e quindi grazie per averci cliccato e quindi di essere qui a sentire una sorta di lungo post partita e di pre rispetto a quello che sarà la Champions League. Quindi grazie, mettete se volete like, commentatelo qua sotto, insomma avremo tutta la domenica poi per leggerci i commenti. Io stesso avrò tutta la domenica per leggermi ciò che avete visto ieri e cosa ne pensate di quello che sarà appunto il video o semplicemente la partita di ieri. Parto subito perché poi, come detto, lunedì invece lo dedichiamo direttamente tutto alla Champions League, vista l'importanza della partita. Lo facciamo praticamente vivere solo e soltanto di Champions. Vado subito con il sommario. Partirò da un aspetto positivo di ieri, cioè il pragmatismo che ha dimostrato il Milan finalmente. Un Milan che finalmente è riuscito a fare qualcosa di diverso rispetto al solito, anche magari un po' snaturandosi, però insomma, ha capito il momento. Nella seconda andremo a parlare un po' di qualche problema che abbiamo ancora purtroppo rivisto anche con la Fiorentina, che fortunatamente non abbiamo pagato. Quello è un calamburo, una sorta di piccolo gioco di parole, autogestione emotiva, perché parlerò di Teo, ovviamente, come dice il titolo, ma non solo. Scusate. SOS San Siro e del tifo, perché mi ha fatto molto strano il San Siro di ieri e dopo voglio confrontarmi anche con voi, magari con qualcuno di quelli che erano ieri sera a San Siro o che semplicemente hanno visto la partita dalla TV e hanno sentito, o meglio, non hanno sentito San Siro. Agonie e orchestrine, lì permettetemi, sarò un po' polemico, scusate, ma al sesto punto lo sarò. E poi, vabbè, l'ultima parte la facciamo praticamente come se fosse una sorta di lancio di Champions League. Partiamo dal primo, subito, perché non vorrei andare lunghissimo. Come al solito lo dico, poi andrò lungo. Finalmente pragmatici. Il Milan fortunatamente ha capito di essere in un momento non positivo e si è comportato di conseguenza. Lo ha capito il mister, non hanno capito i giocatori. Ha giocato una partita onesta, dove poteva anche probabilmente essere in vantaggio di più di un gol a un certo punto, dove in realtà meritava anche di essere in vantaggio probabilmente numerico, visto l'intervento di Parisi, ma insomma lasciamo un attimo da parte la questione arbitrale. Credo che abbia giocato una partita ragionata, una partita un po' figlia del periodo. Il problema è che appunto è la fine di novembre ed è una partita che in parte abbiamo già visto. Quante volte ce lo siamo detti l'anno scorso: attenzione, le vittorie devono anche essere pesate, soppesate e capite come sono arrivate, perché non sempre vincere va bene e basta, perché magari a volte ci sono delle spie che s'accendono e bisogna considerarle. Quest'anno uguale. Ho fatto un paio di editoriali dicendo guardate che la vittoria col Verona è un'ottima vittoria, ma guardiamola con un occhio aperto e uno chiuso. Uno chiuso va bene, andiamo a dormire a sonni tranquilli con 3 punti in più. Però la partita è stata un po' strana, figlia di qualche problema infortunio e anche di come è stata giocata, cioè praticamente solo un tiro in porta. Così come a Genova col Genoa. Così come la partita di ieri va vista con un occhio aperto e un occhio chiuso. Benissimo i 3 punti, era la cosa fondamentale di ieri. La prima cosa da fare era portare a casa i 3 punti, poi come veniva ieri. Ieri forse sì. Dopo 2 pareggi, 2 sconfitte, come viene la vittoria di ieri. Però va vista con un occhio aperto, perché siamo in un periodo non positivo, è inutile che ce lo neghiamo. Non è che abbiamo fatto una partita così di passaggio tra una bella vittoria e un'altra. Abbiamo fatto una partita un po' così cosà,
in un periodo già non positivo. Quindi bene aver preso i 3 punti, bene aver sofferto e non aver concesso gol anche con un pizzico di fortuna. Potevamo farne qualcuno in più, ma vabbè, la qualità non è stata eccelsa. Punto numero 2. Ripetita non Juven. Perché? Perché proprio per questo, il fatto di non aver pagato non ci deve permettere di dormire sonni tranquilli a 360 gradi. Cioè, quella bellissima parata di Mike Maignan in 1 contro 1 con Beltran è figlia di un attacco sconsiderato del Milan, che a 10 minuti dall'inizio del secondo tempo ha iniziato a attaccare a testa bassa, perdendo l'equilibrio, come era successo a Lecce, e a Lecce hai pagato. Con la Fiorentina fortunatamente Beltran cincischi e non paghi. Così come non paghi, fortunatamente, come invece avevi pagato a Lecce e col Paris Saint-Germain, la spiazzata sul primo palo che va sul secondo e c'è l'uomo completamente solo a 2 metri dalla porta che fa gol. Skriniar angola meglio e fa gol. Sansone angola sotto la traversa e fa gol. Ieri Mandragora angola poco, Maignan è molto bravo e molto reattivo a coprire lo spazio e non fa gol. Ma è lo stesso identico errore che commettiamo da 3 partite a questa parte: o non ci lavoriamo o ci lavoriamo male, o siamo disattenti, o decidete voi cosa, ma per 3 partite consecutive l'avversario ci pizzica perché sa probabilmente di poterci pizzicare in quella situazione e ci fa 2 gol e mezzo. Fortunatamente Maignan ha tirato via l'altro mezzo, se no era un punto anche con la Fiorentina per un nostro demerito. E quindi evidentemente, non so, ripetere lo stesso errore non ci basta, sembra che a volte non impariamo dagli stessi errori. Così come è stato sbilanciato all'inizio del secondo tempo, così come rischiavamo di prendere gol sul secondo palo. Boh. Autogestione emotiva. Qui sarò anche qui abbastanza rapido. Lo divido in 2. Uno, la prima parte, cioè autogestione. Sarei finto con me stesso a dire che mi sembra che sia tutto ok con Teo. Poi, boh, decidete voi se è una sensazione sbagliata, se è un voler gettare così veleno in una situazione dove magari non ce ne sarebbe bisogno. Però devo essere onesto e non voglio nemmeno essere così in silenzio su questo, perché ho fatto passare 1 mese, 2, 3 e a fine di novembre mi sembra giusto anche dirlo, anche alla luce di quello che è successo ieri. Teo è strano. Strano credo che sia la parola più indicata, perché altrimenti dovrei avventurarmi su qualcosa che probabilmente non so. Non saprei dire il motivo del perché Teo è spento, è completamente spento dall'inizio della stagione. Magari non sul campo, dove commette qualche errore di troppo che non è da lui, soprattutto in fase difensiva sull'1 contro 1. L'1 contro 1 difensivo di Teo è sempre stato di alto livello, anche usando il fisico, anche usando la potenza. Difficile andare via Teo in spalla contro spalla, invece ultimamente c'è qualche errore di troppo lì. Poi è lo stesso che si procura il rigore e lo trasforma, è lo stesso che mette un cross sulla testa di Ciukwueze da spingere, è lo stesso che manda in porta Jovic, è la stessa persona. Però è lo stesso anche che non è Teo, cioè è un altro terzino, è come se fosse arrivato un altro giocatore. Non dico più forte o più scarso, quella è un'altra questione. Sembra proprio quasi un'altra persona boh, volevo condividerlo un po' con voi, se è la stessa sensazione, mi sembra proprio un'altra persona più che un altro calciatore. Autogestione emotiva in tutti i sensi, perché a me sembra che questa squadra da un anno a questa parte si autogestisca dal punto di vista emotivo soprattutto. Non parlo del Teo che ieri fa gol e praticamente quasi non esulta e torna a centrocampo a testa bassa. Io parlo di un gennaio vissuto non neanche sulle montagne russe, perché è stato uno sprofondo in realtà. Quel gennaio lì poi ci ha fatto vivere un 2023 dove
la squadra si è un po' gestita su quello che voleva fare, sia dal punto di vista di campo che dal punto di vista emotivo. Cioè è tornata in auge quando ha avuto il botto della Champions League, quindi ha fatto molto male a gennaio, poi all'improvviso si è riaccesa col Tottenham, poi è ricaduta in una piccola crisi subito dopo, poi si è ripresa all'improvviso con il Napoli. È andata a Napoli battendosi tutti i giocatori la mano sul petto dello scudetto, facendolo vedere chi era il campione d'Italia, dando 4 gol al Napoli e mandandolo fuori in Champions League. Poi ricrolla, pareggia con la Cremonese, perde con la Fiorentina, perde a Spezia. Nel mentre perde male i 2 derby, perché lì, anche se li riaccendi, la forza dell'avversario probabilmente era oltre, il peso anche della competizione in quel momento era oltre, non bastava riaccendersi, dovevi essere acceso già da prima. Dopodiché riparte quest'anno con un po' di entusiasmo, ma alla prima tramvata becca l'Inter e paga male. Poi si riaccende, devo dire, non si è depressa, almeno quello sì. Però alla seconda tramvata è andata in down, è ritornata in down emotivo e guarda caso si è riaccesa solo e soltanto quando è tornata alla Champions League all'ultima chiamata, o meglio, in Champions League è rimasta sempre accesa. È rimasta accesa col Newcastle, è rimasta accesa col Borussia, è rimasta accesa col Paris a Parigi, non era partita male la squadra, quantomeno non è andata sotto subito, e poi ha vinto col Paris Saint-Germain in casa, ribaltando tra l'altro la situazione, quindi vuol dire che emotivamente stava anche bene. E poi crolla, e poi ricrolla. E ieri fa una partita piatta emotivamente. E qui vado alla seconda parte. L'emotività della squadra che è, credo, autogestita in questo momento, non c'è cioè, stimoli esterni sono dati dal calendario della partita, non tanto da altro. Ehm, In questo momento ha trasferito questa cosa a San Siro e ieri per la prima volta dopo 4 anni e onestamente mi ha fatto anche abbastanza male vederlo così San Siro. Ehm, Ho avuto la fortuna di vivere San Siro da quando ho praticamente 2 anni e mezzo, 3, tutte le sante domeniche e credo un pochino di conoscerlo San Siro, anche solo e soltanto per la ripetitività del gesto, cioè di andare lì una domenica sì, una domenica no. E San Siro si comporta ha quasi come dei momenti standard per come si comporta. A volte ti sostiene anche a prescindere, anche rispetto a quello che vede sul campo ti sostiene ancora. Quando però ti sentenzia è quasi definitivo, soprattutto coi calciatori l'abbiamo visto tante volte, quando vengono sentenziati difficile che torna indietro San Siro. Ogni tanto c'è questo brusio di sottofondo di disapprovazione che alcuni giocatori li ha mandati in gran confusione negli anni. E poi c'è il silenzio, oppure il fischio, oppure la contestazione. E ieri c'è stato il silenzio. San Siro non lo vedevo aspettare la partita, non viverla, ma aspettarla da spettatore da tanto tempo. Ora, questa è la sensazione, poi magari come detto anche qui qualcuno di voi era a San Siro e l'avrà capito meglio, l'avrà sentito meglio di me, magari avrà visto qualcos'altro di diverso, anche se in realtà l'ho detto lo stesso Pioli di aver sentito un San Siro diverso. E oltre al dispiacere dovrebbe anche indurre a riflessione questo: perché San Siro dopo 4, 5 anni si è spento? Per la prima volta dopo 4, 5 anni ieri era spento, non arrabbiato e nemmeno c'era il brusio di insoddisfazione, era spento. Sarà un misto, non so, delusione, di non so, o che sta aspettando un elettroshock, non lo so onestamente. Decidete voi, rimando a voi la palla sul perché ieri San Siro e in parte la tifoseria è un po' spenta. Perché si è cercato, e qui vado oltre, di far passare i tifosi dei social come una bolla a sé stante, come se fossero dei capricciosi da social e basta. Ora che questa bolla si è trasferita a San Siro, cosa si dirà?
I tifosi del Milan hanno uno standard molto elevato e ci conosciamo, insomma, abbiamo uno standard molto elevato e sono però, credo, una delle tifoserie migliori da questo punto di vista, perché difficilmente ti abbandona. Ti abbandona soltanto in un caso, quando non vede fuoco, non vede che c'è qualcosa che brucia. Piuttosto a quel punto si arrabbia, ma deve vedere c'è qualcosa. Questa squadra, anche per come sta affrontando le ultime partite, anche per come si è fatta rimontare, ha dimostrato di avere fuoco soltanto col Paris Saint-Germain e lì lo stadio gli è andata dietro di conseguenza, anzi lo ha aiutato per certi versi. Di orchestrine che suonano sul ponte del Titanic ce n'è fin troppe. Permettetemi di essere magari un pochino più negativo di altri. Io continuo a vedere una lenta agonia. Anche ieri, ed era giusto vincere così, e son d'accordo, è corretto vincere così, ma per farmi, tra virgolette, "togliere la sensazione dell'agonia", non basta aprire un occhio dal coma e poi ritornare nel buio. Non basta questo e mi aspetto altri 2, 3, 4, 5 passaggi diversi rispetto ai 3, 4, 5 precedenti, per dire non siamo in agonia. Io continuo a vedere invece una squadra un po' dall'encefalogramma un po' piatto, che ogni tanto ha una giocata che si accende, un barlume di una sgroppata di Leao piuttosto che di Theo, un tiro di Pulisic e poi ritorna un po' nell'oblio. E martedì, e qui vado avanti e chiudo, ci giochiamo tutto. Si giocano tutto i ragazzi, i giocatori, ci giochiamo buona parte della stagione noi, perché la Champions League passarla significano anche A, gli ottavi da giocare, soprattutto, B, tanti soldi, tanti, perché sono almeno una ventina di milioni tra il passaggio del turno e il botteghino degli ottavi di andata, più eventualmente il mondiale del 2025, altri soldi. Quindi ci giochiamo un passaggio, dei soldi, un possibile nuovo altro torneo multimilionario, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si gioca tanto anche l'allenatore, che al di là di come diciamo, Milan-Fiorentina fosse finita 0-5, poteva avere un peso. Ma non era questo il termometro per l'allenatore. Il vero termometro è martedì e come andrà martedì e se dirà se saremo ancora in Champions oppure no. Io spero soltanto una cosa: abbiamo iniziato la stagione sull'onda dell'entusiasmo di un mercato, ehm, anche forse un po' troppo entusiasti, ma ci sta, è anche bello così, se no altrimenti saremmo tutti troppo filosofi del calcio e non tifosi. Qua mi ci metto dentro anch'io, insomma, la parte del tifo ogni tanto deve venir fuori, però resto sul chi va là, su quello che è stata la gestione dall'estate in poi, anzi dalla primavera in poi. Qualche scelta è stata non felicissima e martedì, come scritto qui di fianco, c'è l'all-in, c'è un pochino di resa di conti, c'è già. E vedremo. Spero vivamente di passare, per un semplice motivo: ci giochiamo gli ottavi, 1, i soldi, 2, un altro torneo, 3. E soprattutto sarebbe bello far ripartire la stagione per davvero, perché trascinare un'intera stagione da novembre, San Siro ti ha già detto che non lo farà. Non lo fa. I tifosi del Milan non lo fanno. Non accettano le agonie. Perché siamo il Milan. Io sono arrivato in chiusura di questo editoriale un po' speciale della domenica. Grazie a tutti per essere stati qui con me in questo giorno di vacanza per alcuni o semplicemente di riposo magari per altri. Grazie e ci ritroviamo domani, quello sì, da Milanello
per tutti i nostri aggiornamenti con conferenza, rifinitura, le immagini sui social, Mattino Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Buon weekend.